Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, e poi vedremo l'ambito amore e relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo la nave, che oltre a riferirsi al viaggio in senso lato, quindi possiamo parlare di viaggio vero e proprio, trasferimento, spostamento, nuova avventura, fare un viaggio, quindi magari è buono per alcuni di voi se siete già in partenza per una vacanza, alcuni magari la stanno programmando, altri magari faranno degli piccoli spostamenti proprio nel corso della settimana, per altri magari un qualcosa che può riguardare delle soddisfazioni e delle cose vantaggiose per il lavoro, quindi parliamo di guadagni, e io ci metterei anche un qualcosa che riguarda cambiamento e miglioramento dei nostri desideri, dei nostri propositi, quindi anche a livello personale. Partiamo col botto, direi, e che nel corso della settimana magari c'è fermento anche dal punto di vista delle comunicazioni e dei risultati che possiamo ottenere. Quindi concludiamo con questo bel bouquet. Quindi consiglio di sfruttare al massimo queste energie e quindi muoversi, attivarsi, non rimanere assolutamente fermi. Quindi quando saltano fuori energie vantaggiose vuol dire che ci si può aprire a qualsiasi circostanza, ad ottenere proprio qualsiasi risultato stiamo desiderando e stiamo cercando, sia nelle relazioni sia nelle questioni pratiche. Direi che le cose che possono proprio chiarirsi, che possiamo ottenere, riguarda le comunicazioni. Quindi lasciamo andare subito dove c'è blocco, dove c'è resistenza, dove c'è qualcosa che non funziona, e invece attiviamoci proprio per ottenere questi risultati che ovviamente, come lo vediamo dal bouquet, ci saranno. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono soprattutto quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario. Abbiamo anche un po' quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. E vediamo un po' cosa vogliono dirvi. Partiamo con il mio Sotis legato ai ricordi, alle cose che sono ancora in fase di sviluppo, anche i nostri pensieri. Di sicuro ci consiglia di accogliere quei ricordi e quei pensieri che possono essere positivi e forse anche costruttivi nel nostro presente. Può fare riferimento anche a delle cose che magari stiamo pensando da un po' di tempo di fare, riallacciandomi alle vostre energie principali, progetti da mettere in moto, viaggi da programmare, tante varie cose da organizzare, ovviamente cose di coppia in questo caso, possono essere anche a livello personale, però abbiamo visto che c'è un bel momento favorevole. Anche le emozioni saranno molto forti, spesso l'orchidea ci parla proprio di questo, di quando il sentimento si intensifica, c'è una forte passione, un forte coinvolgimento. Dobbiamo fare attenzione perché questa in realtà è anche
in accezione negativa quando c'è esagerazione o addirittura un conflitto, un qualcosa che può portare un blocco. Quindi consiglio sempre di ascoltare e di adattare a quello che state vivendo. Per quanto riguarda i single, si può avere a che fare con vecchie situazioni ancora in via di sviluppo, nel senso una frequentazione che non ancora si è conclusa ed è una fase di incertezza, oppure magari ritorna qualcuno a far capolino, può essere che ci dà fastidio, può invece farci piacere. Questo dipende, ovviamente io do delle indicazioni, ricordo una stesura troppo generica per sapere nel dettaglio effettivamente che succede nella nostra vita. Vi posso dire che già potete intercettare e capire che magari c'è qualcuno che fa capolino, allora se già avete vissuto delle situazioni difficili e complesse con questa persona, allora ci può essere un po' di fastidio, oppure sapere che magari si può far chiarezza, però ricordo che essendoci l'orchidea è un qualcosa di legato molto alla passionalità, agli incontri, alle avventure, a un qualcosa che in realtà potrebbe consumarsi lì e non evolvere successivamente. Potrebbe essere un nuovo punto di inizio, un punto di partenza e poi vedere gli sviluppi successivi. Ovviamente questo lascio a voi e cercare di capirlo. Valutate sempre, secondo me sono importantissimi i pregressi, le situazioni che avete vissuto precedentemente, quindi ascoltate il vostro intuito. E adesso procediamo con l'ambito più pratico del lavoro, delle finanze. Troviamo la carta falsità. Allora, rilacciandomi un po' alle energie che ho visto nel corso della lettura, soprattutto all'inizio, vi dicevo comunicazioni, cose che arrivano, però di lasciare andare quelle che non vi convincono. Ecco, appunto, la carta falsità ci fa capire che ci sono delle cose che dobbiamo valutare, le cose che ci vengono dette, oppure magari c'è ancora una fase di incertezza che abbiamo bisogno di far chiarezza prima di procedere. Il consiglio principale è magari di cercare il consiglio di una persona di rispetto, una persona di fiducia che vi può aiutare con la sua saggezza a trovare soluzioni, ad aiutarvi a farvi anche da guida. Può essere anche un professionista, diciamo, perché no, dipende dalle situazioni che dovete attenzionare, tutte quelle che sono ambigue, strane, dove non c'è chiarezza, dove magari non avete l'esperienza giusta, tutte le cose che magari siete lì che state cercando di risolverle, forse non dovete fare tutto da sole, ma potete contare sull'aiuto di una persona. Già dei risultati, come abbiamo visto sin dall'inizio, possono arrivare immediatamente, oppure magari esserci un buon inizio di soluzione sapendo che poi alcune cose hanno bisogno di tempo per realizzarsi. E a proposito di realizzazione, per chi è in cerca di lavoro, occhio a proposte che possono essere ingannevoli o troppo belle per essere vero. Questa fa capire che magari può esserci anche un blocco, una resistenza, una difficoltà, un impedimento che non dipende assolutamente da voi, quindi una fase di pausa e di incertezza. Magari avete bisogno di trovare una persona giusta o delle nuove situazioni, delle nuove conoscenze che vi possono aiutare. Magari c'è già una persona che vi può aiutare, quindi fare affidamento e quindi da lì possono esserci dei nuovi sviluppi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!